Siamo nel mese di ottobre del 2013, all'inizio di ottobre, e nelle ultime 2 settimane John Davis, che scrive per Arctic and Methane Emergency Group, scrive che perderemo l'habitat per la maggioranza degli umani sulla Terra entro il 2040. Inoltre, nell'ultima settimana, è uscita la 5ª valutazione del gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, in cui l'IPCC raccomanda la geoingegneria, perché altrimenti si innesca un galoppante effetto serra. Così pare che abbiamo di fatto attivato un galoppante effetto serra. Nessuna di queste valutazioni tiene conto dei 25 anelli di retroazioni che si autoalimentano e che abbiamo attivato sul fronte del clima, 23 dei quali sembrano essere irreversibili a intervalli temporali rilevanti per l'umanità. Ne abbiamo innescato uno di questi nel 2010, quando è stato segnalato in Science, a marzo, che il metano era fuoriuscito dal mar glaciale artico. Ne abbiamo innescati altri 4, come riportato nella rivista nel 2011. Ne abbiamo innescati altri 6 nel 2012 e una dozzina completa finora nel 2013. Ciascuno di essi, nel 2012 e 2013, con cicli di retroazioni irreversibili, tra i quali il primo in agosto 2012, quando l'amministrazione Obama ha approvato le trivellazioni per gas e petrolio nell'Artico. E poi all'inizio di quest'anno, quando un superpetroliere si spinse attraverso l'Artico semisciolto per risparmiare pochi dollari nelle rotte di navigazione attraverso il passaggio a nord-ovest. A questo punto sembra che la civiltà industriale, sia una trappola. Altre civiltà sono riuscite a crollare e siamo stati in grado di allontanarcene e almeno in alcuni casi i sopravvissuti sono tornati a una vita primitiva di caccia e raccolta. Tuttavia ora non possiamo farlo perché abbiamo tante centrali nucleari in tutto il mondo. Se la civiltà collassasse ora, in meno di 20 anni o giù di lì che servono per smantellare quelle centrali, avremmo innescato una fuga di radiazioni ionizzanti. Se non fermiamo il progresso, inneschiamo l'effetto serra. In realtà è già fuori controllo. Ad ogni modo, ci siamo avviati verso un'estinzione umana a breve termine. Come convivere con queste informazioni? Come elaborare queste informazioni? Come procedere alla luce di queste informazioni? Beh, come Mike Tyson ha sottolineato, il pugile, non il filosofo, ognuno ha un piano fino a quando non viene preso a pugni in faccia. Abbiamo già preso dei pugni in faccia ora. Abbiamo un tempo limitato su questo pianeta e in effetti abbiamo sempre avuto un tempo limitato su questo pianeta. Agiamo così, come se tutti fossimo in un ospizio. Come se l'intero pianeta vivente fosse in un ospizio. Quando vedo come si comportano in un ospizio, quando hanno settimane o mesi alla fine, nessuno agisce come se avesse bisogno di un ultimo centesimo, come se avesse bisogno di fare un po' più di soldi mentre il mondo brucia. Ciò che vedo invece sono persone che perseguono una vita di eccellenze, perseguendo ciò che amano, che agiscono con compassione, coraggio e creatività e dando via le cose, agendo come se vivessero in un'economia del dono. Facciamolo. Facciamolo tutto questo. Perseguiamo una vita di eccellenza, ciò che amiamo, agendo come se fossimo in un ospizio, agendo come se fossimo esseri umani dignitosi in grado di agire. Perseguiamo ciò che amiamo, agiamo come se le nostre vite insignificanti contassero per chi ci circonda. E non sto suggerendo di abbandonare l'azione, di arrendersi e morire. Quello che sto suggerendo, oltre a tutto ciò, è che l'azione è l'antidoto alla disperazione, come Edward Abbey ha sottolineato molti anni fa. Quindi agiamo.